Ciao a tutti, sono Mauro, il liutaio della Gaudenzi Guitar. Oggi mi è arrivata una chitarra usata che dovrò controllare per poi vendere nel mio negozio. Andiamo a vedere di cosa si tratta. È una Fender messicana edizione speciale, già lo si può notare dall'hardware dorato e non cromato, Fiesta Red con battipenna monostrato bianco. Ora la smonterò e vedremo cosa la rende davvero speciale. È compresa di custodia vintage con i suoi certificati di originalità. Ovviamente la leva del tremolo dorata, la piccola brugola. Ora andiamo nel banco del setup. Vi ricordo che se siete interessati vi lascio il link in descrizione per poter acquistare questo strumento. Abbiamo la paletta con la forma classica e le meccaniche vintage. Un solo bassacorde nel micantino e nel Si. Da qui vediamo che l'accesso a truss rod è direttamente al tacco del manico. Sono tasti vintage, pizzicano leggermente nei bordi, quindi andrò un po' ad arrotondare lo spigolo. Ma a giudicare dal suo stato sembrano non essere stati mai suonati quasi. Non hanno alcun segno di scavo della corda, che è più frequente in questa zona, soprattutto all'altezza del sol. Necessitano quindi di una pulizia perché appunto non è quasi mai stata suonata. Questo bellissimo Fiesta Red con il battipenna monostrato bianco non sembra avere nessun graffio. Giusto, ovviamente nel battipenna in controluce si vede il graffio del plettro. Il ponte e accessori sono dorati. Quando si ha a che fare con hardware dorato è bene non esagerare con la pulizia perché si rischia di mandar via la doratura. Molto bello il contrasto del colore bianco del battipenna con le cover e i pomelli invecchiati, così come al manico è stata aggiunta una tinta non troppo invadente ma che simula davvero molto bene l'invecchiamento del legno. Se la guardiamo da dietro, l'adesivo Special Edition con le meccaniche vintage, molto belle le meccaniche vintage dorate, non mi capita spesso di vederle montate. La fresatura per il truss rod e la placchetta per la cover del tremolo. Anche qui sembrerebbe non avere usure o graffi, è veramente stata tenuta molto molto bene. Una cosa che succede spesso è che quando il ponte tremolo è appoggiato al body, le corde non escono dai fori della cover dello scasso del ponte. Come possiamo vedere dal tacco del manico, le venature sono totalmente oblique, non è il taglio migliore sicuramente per un manico, tant'è che, l'ho detto già in altri video, si trovano dei tagli molto migliori, soprattutto nelle Squire Classic Vibe, mentre nelle messicane molto spesso il taglio è obliquo. Il manico ovviamente è un blocco unico, non si vede il riporto della tastiera ed è snervato dalla fresata del truss rod che si trova qui all'interno. È del 2018. Il body è in Alder, quindi abbiamo la coppiata acero-Alder. Il vano pick-up dell'elettronica non è schermata per rimanere fedeli alle strato anni 50, ma è schermato il battipenna per limitare il più possibile quelle fastidiose scariche elettrostatiche quando si va a toccare il battipenna, soprattutto se è monostrato. I pick-up sono gli American Vintage 56, quindi sono degli ottimi pick-up made in USA che ritroviamo in questa versione messicana, quindi è un valore aggiunto notevole. I cavi vintage, potenziometri ICTS come nelle americane, saldature sono ben fatte e a giudicare dal circuito abbiamo il tono al manico, il tono dedicato al centrale e questa è la lettina che va a congiungersi col pick up a ponte per cui è libero senza tono. Prima di rimontarla per sicurezza vado a oliare i potenziometri
Ora lo richiudo per mantenere l'originalità, ma è possibile con una semplice customizzazione rischermare il vano dell'elettronica. Possiamo vedere i blocchi del body, quindi qui è una giunta e un'altra giunta, quindi abbiamo 1, 2 e presumibilmente 3 blocchi. E questo è un aspetto molto frequente nelle chitarre laccate, che possono essere anche 4 o 5 pezzi. Inoltre, a giudicare dal cordo della vernice, non sembra poi così spessa. Ora che la tastiera è pulita, si nota ancora di più quanto il tasto sia perfettamente integro e per niente consumato. E andandolo a misurare abbiamo 1 millimetro praticamente, infatti è il tasto vintage. Lo shape del manico sembrerebbe un soft V, una sezione a V dove la parte centrale è leggermente più spessa, quindi c'è sostanza, mentre le parti laterali sono un po' più scavate. Questo per permettere a più chitarristi di suonare agilmente, magari col pollice alto, e allo stesso tempo avere un manico sostanzioso e corposo. Infatti al primo tasto misura poco più di 22, il capotasto invece è 42 mm. Non è in osso, ma è un materiale plastico molto duro, tipico delle Fender messicane. Ora che il tremolo è leggermente sollevato, c'è lo spazio giusto per far uscire la corda dalla piastra. Questo Stratocaster è un ritorno all'essenza delle chitarre vintage, capace di far risuonare ogni nota con una chiarezza e una risposta molto soddisfacente, con un suono molto dinamico e autentico. Al ponte è molto squillante e tagliente, la posizione ponte centrale ha un timbro aperto e brillante, ideale per gli arpeggi cristallini e il funky. Il centrale è molto morbido ed equilibrato, con una voce calda e avvolgente. Mentre il centrale manico, dolce e ricco di sfumature, molto bello. Mentre il manico è profondo e rotondo, questo mi piace davvero tanto. E in queste 5 posizioni ha un ventaglio di sfumature sonore molto molto ampio. Ora la chitarra è pronta per essere esposta nel mio negozio. Vi ricordo che se siete interessati vi lascio il link in descrizione per poter acquistare questo strumento. Noi ci rivediamo al prossimo video, se vi è piaciuto mettete un like, nei commenti fatemi sapere che ne pensate di questa chitarra. Un saluto a tutti, ciao!